Buon pomeriggio a Plus, Dialoghi sul futuro, la rassegna di interviste dell'Associazione Entrovia in collaborazione con il Comune di Collevecchio per il Teatro del Combattente. Oggi parliamo del senso di aiutare. Abbiamo il piacere di avere con noi Titti Postiglione, direttrice dell'Ufficio per il Servizio Civile Universale del Dipartimento per le Politiche Giovanili, già impegnata come dirigente della Protezione Civile nella gestione delle emergenze. La ringraziamo innanzitutto per aver dato la disponibilità per questa intervista. Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziarvi, perché sono io che ringrazio voi per questa occasione, per questa opportunità, ma soprattutto per il vostro impegno, della vostra associazione, del Comune, in questa iniziativa molto bella e soprattutto nella tenacia e nella volontà comunque di fare qualcosa per la propria comunità anche in un momento così difficile. Quindi davvero grazie. Cosa l'ha spinta, parlando del suo passato, ad intraprendere la carriera nella protezione civile? Io in realtà da giovane studente di geologia, in particolare studiavo geofisica e vulcanologia all'Università Federico II di Napoli, mi immaginavo una mia vita dedicata alla ricerca, ero appassionata di vulcani e la Campania, che è la mia terra di origine, ne è piena tra Vesuvio, Campi Flegrei ed Ischia, e quindi in realtà per il mio futuro io immaginavo una vita di studio, di ricerca, di università. Poi in maniera assolutamente casuale mi è capitato di frequentare un corso dedicato proprio ai temi della protezione civile e scoccò questa sorta di scintilla di innamoramento e mi resi conto che accanto a chi si dedica ogni giorno a studiare i fenomeni naturali, le calamità, c'era qualcuno che di quei fenomeni faceva tesoro per poter invece pianificare, per poter organizzare la gestione delle emergenze. E quindi in un attimo mi vidi catapultata dall'altra parte, in qualche modo, dalla parte di chi sulla base di studi, di analisi, di esami, appunto di fenomeni, poteva invece dedicare il proprio lavoro, quindi la propria vita, nella propria vita il lavoro chiaramente è importante, ad immaginare come proteggere le popolazioni, come tutelare i territori, come fronteggiare le emergenze che nascono dai fenomeni naturali o da fenomeni non naturali e quindi ridurre il rischio. Ed è così che in qualche modo è cominciata la mia strada nel campo della protezione civile, dove sono stata più di 18 anni a occuparmi di piani, di esercitazioni, di emergenze, ma anche di volontariato, di comunicazione, fino poi a cambiare 3 anni fa ed entrare in un nuovo mondo bellissimo, il mondo del servizio civile universale, un mondo dove accomunato alla protezione civile, perché c'è questa parola in comune, civile, che appunto è la comunità, è il bene comune, e dove il mio interesse invece è concentrato sui giovani volontari del servizio civile, giovani tra i 18 e i 28 anni che fanno una scelta di vita importante, cioè di dedicare tempo della loro esistenza, tempo, passione, esperienze per gli altri, per il bene comune. Ed è quello di cui mi occupo oggi. Appunto, come lei ha detto, ora si occupa di servizio civile. Immaginiamo quanto stiate lavorando in questi mesi. Ecco, può dirci come state affrontando questo periodo? Non è stato facile per noi come per tutti evidentemente perché quando all'inizio di marzo la situazione emergenziale è diventata tale che il governo ha dovuto assumere dei provvedimenti così importanti, così stringenti, così impattanti sulla vita di tutti noi, ci si è posto un dilemma importante, un dilemma grande, come comportarci rispetto a quelle 30.000, perché di questo stiamo parlando, 30.000 giovani volontari che erano in quel momento impegnati in progetti di servizio civile in tutto il territorio italiano, ma anche fuori dai nostri confini, perché il servizio civile si svolge anche all'estero, e che in linea teorica si sarebbero dovuti fermare come tutti gli altri, si stava fermando l'Italia e quindi interrompere il proprio servizio. Sono stati giorni complicati, giorni di decisioni, di scelte, e la decisione che abbiamo preso è stata quella di fermare momentaneamente la macchina per cercare di farla ripartire nel più breve tempo possibile, chiaramente in un contesto nuovo. Questo ha significato stravolgere in qualche modo tutto il nostro approccio, quindi trovare delle metodologie, delle procedure più flessibili, più snelle, più semplici per poter far ripartire i progetti, magari cambiandone anche gli obiettivi, cambiando anche le attività alle quali i ragazzi si dovevano
dedicare per poterle adattare al contesto nuovo. Quindi è successo che magari chi si occupava di musei o di biblioteche ha continuato a farlo dedicandosi a gestire sul web magari momenti di incontro e confronto. Chi magari si occupava di ambiente e non aveva la possibilità di portare avanti il proprio progetto lo ha completamente riconvertito in qualcosa che fosse utile in quel momento alla popolazione, quindi pensiamo a tutte le attività dedicate al sostegno e all'assistenza agli anziani o alla compagnia dei più piccini. E ancora chi magari invece si occupava ordinariamente di promozione della cultura o dell'educazione si è dedicato anche semplicemente attraverso degli incontri online a continuare la propria attività. E, insomma, chi si è impegnato in protezione civile, chi si è impegnato in progetti utili comunque alla comunità, e così nel giro di neanche un mese, già dal 16 aprile, siamo riusciti a far ripartire prima il 75% dei progetti, quindi oltre 23.000 volontari, per poi nel giro ancora di qualche settimana ritornare a come eravamo in ordinario, quindi tutti i nostri giovani del servizio civile hanno continuato a prestare la propria opera, il proprio servizio a favore dei territori e delle comunità. Ed è stato un momento importante, un passaggio decisivo, perché ricordiamoci che il servizio civile nasce come difesa della patria e quindi è stato molto significativo che in un momento in cui la nostra patria era così messa alla prova in una situazione difficilissima, i nostri giovani ci sono stati presenti, hanno portato il loro contributo, hanno potuto continuare a svolgere quell'attività preziosissima che in qualche modo avevano scelto da fare. E oggi stiamo continuando così, dopo un periodo un po' più tranquillo e poi con la ripresa dell'emergenza a fine settembre, ma ci siamo, ci sono e quindi rappresentano sicuramente una straordinaria esperienza positiva di come ragazzi anche molto giovani possono davvero contribuire a fare del bene al nostro paese. Bene, lei è stata anche dirigente per un'altra emergenza che tutti purtroppo conosciamo, ovvero il terremoto in Abruzzo. Ormai sono passati più di 10 anni quasi. Ecco, può dirci cosa si è trovato davanti e come avete gestito l'emergenza e soprattutto anche in quel caso quanto è stato importante l'aiuto volontario delle persone? Beh sì, un'esperienza chiaramente gigantesca, sia come che ho vissuto sia come professionista, al tempo appunto ero il responsabile della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, sia come persona. Questo perché la devastazione di quel terremoto, il numero di vittime, i tantissimi feriti, la popolazione senza tetto, più di 70.000 sfollati nei primi giorni, nelle prime settimane dell'emergenza, disegnavano un quadro, uno scenario veramente terribile, per il quale anche la nostra straordinaria macchina, il nostro sistema di protezione civile dovette affrontare una prova molto ardua, una prova complicata. E come ricordava lei, anche in quel caso l'aiuto, il movimento spontaneo straordinario del nostro volontariato organizzato di protezione civile fu un segno tangibile di come il nostro volontariato sia qualcosa di radicato e di straordinario, di come sia in grado di manifestare ogni volta che si manifesta, appunto, che si realizza una calamità, la parte migliore del nostro paese. In quel caso furono decine di migliaia di volontari che si mossero da tutto il paese, ciascuno con le proprie specialità, chi dedicato all'assistenza alla popolazione, chi al soccorso, chi alla telecomunicazioni, chi alla salvaguardia dei beni culturali, chi tanti tecnici per la verifica dei danni agli edifici e quant'altro. Bene, tutte queste persone, giovani o meno giovani, con le loro organizzazioni, perché la straordinaria forza del nostro volontariato di protezione civile è che è un volontariato organizzato, quindi non sono singole persone che si muovono sulla spinta emotiva di fare del bene, che magari non sono neanche formate e addestrate a farlo, ma sono invece organizzazioni, quindi vere e proprie associazioni che in tempo di pace, così si dice, si preparano, si addestrano, fanno tutto ciò che serve per essere pronti laddove c'è da intervenire. Questo è successo anche nel terremoto dell'Abruzzo del 2009, è successo più di recente nel terremoto del centro Italia del 2016 che ha coinvolto
3 regioni, anche in quel caso una prova straordinaria nel nostro volontariato che insieme a tutti gli altri pezzi del sistema, le nostre forze di polizia, le nostre forze armate, i vigili del fuoco, chiaramente asset principale della protezione civile, così come la comunità scientifica, i tanti enti che si occupano di ricerca, insieme in un'unica squadra intervennero per fronteggiare un'emergenza, anche quella del 2016, con un impatto notevolissimo sul territorio. Bene, grazie. Il tema di oggi, appunto, come dicevamo all'inizio, è il senso di aiutare. Cosa spinge un essere umano a voler aiutare il prossimo, secondo lei? Questa è una bella domanda. Io credo che l'uomo sia, come tanti filosofi e sociologi ci hanno insegnato, un essere sociale, cioè la straordinarietà dell'essere umano è nella sua capacità di stringere relazioni, di essere in connessione con gli altri esseri umani. Ed è proprio da questa connessione, da questa relazione che credo nasca in maniera anche naturale questo senso di protezione reciproco, questa necessità di aiutarsi vicendevolmente. Ora, quello che spesso avviene è che questo sentimento finisce per manifestarsi nei momenti più acuti di crisi, cioè nei momenti di emergenza, cioè laddove diventa tangibile la necessità di essere d'aiuto a qualcuno, dove si apprezza la sofferenza, il bisogno, la necessità di essere in qualche modo aiutati. Il punto è che in alcuni casi molto più difficile è ritrovare questo senso di appartenenza reciproca l'uno con l'altro nel momento in cui invece l'emergenza non c'è, nel momento in cui il bisogno sembra non essere apparente, quando invece sappiamo bene che magari nella porta accanto, nel palazzo di fronte o poco lontano dal nostro quartiere ci sono tante situazioni di bisogno e di necessità che avrebbero bisogno appunto del nostro aiuto. Ecco, forse è nel tempo di pace, laddove l'emergenza, qualunque essa sia, non è conclamata, che sembra più difficile individuare questo sentimento umano che dovrebbe essere quasi naturale dell'aiutare, dell'esserci, del poter dare una mano. Però ecco, anche questa probabilmente è un'apparenza, perché in realtà sono veramente decine e decine di migliaia i volontari o comunque le persone che si dedicano ogni giorno e quindi nella quotidianità ad essere d'aiuto agli altri. Da questo punto di vista il nostro paese ha nel suo volontariato tutto, volontariato sociale, volontariato di protezione civile, una propria eccellenza, anche perché c'è una tradizione storica antichissima che va ad ancorare il nostro volontariato veramente lontano del tempo. Probabilmente le misericordie rappresentano forse l'associazione di volontariato più antica del mondo e se ci ricordiamo nascono a Firenze durante il periodo della peste tra il 1200 e il 1300, quando appunto questi uomini di buona volontà prestavano la propria opera, il proprio servizio per recuperare i corpi delle vittime della peste per poter evitare che il contagio si diffondesse. Ecco. E, in parte l'ha menzionato già nella sua risposta che in Italia c'è una tradizione antica di volontariato. Oggi che rapporto c'è con il servizio volontario? Sono molte le adesioni ai vari progetti? Sono molte. Se parliamo di servizio civile in particolare, tenga conto che l'anno scorso, quando nel mese di settembre uscì il bando per selezionare giovani volontari, ed era un bando per circa 40.000 posti, furono più di 85.000 le domande, quindi più di 85.000 i giovani che provarono a fare domanda per diventare operatori volontari del servizio civile universale. E in realtà dal 2001, quando il servizio civile è diventato una realtà nel nostro paese, sono più di 500.000 i giovani che hanno fatto questa scelta, quindi sono numeri importanti, numeri molto significativi, peraltro di ragazzi anche giovani, tra i 18 e i 28 anni, in cui magari si è convinti che nella testa di questi ragazzi, di questi giovani ci sia tutt'altro, la voglia di affermarsi, di fare carriera oppure di vivere esperienze forti. Invece assistere a questa meravigliosa disponibilità di tutti questi giovani a mettersi in gioco, a prestare il proprio servizio, la propria attività, come dicevo, per il bene comune, è una bellissima
è una bellissima cosa a cui assistere, è una bellissima notizia, diciamo la verità. Se accanto ai volontari del servizio civile aggiungiamo i tanti volontari che operano negli altri settori del volontariato, dalla protezione civile, ripeto, al volontariato sociale, al volontariato internazionale, arriviamo a numeri davvero importanti. Numeri che peraltro riguardano non soltanto i giovani, perché il nostro volontariato è anche un volontariato adulto, ci sono anche tante persone con un'età non giovanissima che decidono di dedicare del proprio tempo al volontariato, magari nei fine settimana o nelle serate dopo giornate intense di lavoro. Quindi sono anche tantissimi, per esempio, i pensionati anche nel campo della protezione civile, dove magari uno si immaginerebbe soltanto bella gioventù a dare una mano, invece in realtà sono tantissimi anche i pensionati che immaginano appunto di continuare ad essere utili non potendo più lavorare in altro modo, quindi c'è una bella distribuzione anche dell'età e questo consente anche quel passaggio generazionale che poi è importante perché è fondamentale che ci sia uno scambio di esperienze, di buona pratica, di conoscenze. E per quanto riguarda le scuole, in che modo potrebbero sensibilizzare, qualora non lo facessero già, al servizio volontario? Ecco, su questo in realtà abbiamo anche delle bellissime realtà nel nostro paese in cui le scuole sono perfettamente inserite in contesti più ampi, non solo istituzionali, ma anche di associazionismo e quindi capita non di rado, anzi di frequente, che immaginano dei protocolli operativi per contribuire con le associazioni che insistono sui territori dove le scuole sono proprio per fare delle attività comuni o quantomeno per far conoscere a chi la scuola la frequenta che cosa c'è fuori dal mondo della scuola, quindi che cosa si muove intorno. La cosa più bella che potrebbe accadere è se nella giornata del servizio civile, che mi piace ricordare è stata istituita quest'anno, quindi quest'anno il 15 dicembre è stata la prima giornata nazionale del servizio civile universale, sarebbe bello se negli anni a venire, magari in quella giornata, davvero in tutte le scuole si potesse dedicare anche un'ora soltanto, magari attraverso la testimonianza di giovani del servizio civile universale, a che parlassero a loro coetanei quasi di questa esperienza meravigliosa, perché sicuramente ci sono ancora tanti ragazzi che non ne conoscono il valore e il grande significato. Quindi Qual è il senso di aiutare? Chi aiuta trova giovamento per sé? sì, questo è il miracolo che avviene quando si fa volontariato. Si raccoglie immediatamente una soddisfazione nel senso più bello, più puro di questo termine, cioè si viene immediatamente ricambiati da qualcosa, che è qualcosa di intangibile in alcuni casi, o è un sorriso, è uno sguardo, è un semplice grazie, o in alcuni casi è anche un ringraziamento mutuo, quindi senza particolari fronzoli, però tutti coloro che fanno volontariato testimoniano come se ne esca arricchiti in qualche modo, e questo credo che sia il valore più bello, che chiaramente in un giovane ha ancora più significato, ma vale per qualsiasi persona decide di donare qualcosa di sé agli altri. Prima lei ha giustamente detto che l'essere umano è un essere sociale, quindi facciamo parte di una comunità che aiuta. Cosa spera che cambierà questa pandemia nelle persone e nel loro approccio alla vita? Io sono un'ottimista cronica, quindi appunto vi ho rappresentato un uomo, un essere sociale che ha nella sua natura il darsi all'altro. Chiaramente non è sempre così e quindi ahimè esistono ancora tante realtà invece di indifferenza, di egoismo, di cinismo. E quindi quello che mi posso augurare, che ci dobbiamo augurare tutti assieme, è che davvero questa crisi planetaria che stiamo vivendo spazi via quegli ultimi residui di individualismo e di egoismo, che sono anche difficili in alcuni casi da sradicare, perché parliamo tanto di bene comune, di collettività, di comunità, ma è facilissimo cadere nella trappola invece del bene per sé e quindi dell'individualismo. Ecco, credo e spero davvero che di fronte a questa tragedia immane, che vendo a questi numeri ormai quasi impronunciabili di vittime, di persone che
che hanno sofferto, che stanno soffrendo, di chi magari non ha avuto il terribile dramma di vivere addirittura la perdita di una persona cara, ma che comunque sta vivendo momenti difficilissimi perché non riesce a lavorare, perché le condizioni economiche sono difficili. Ecco, spero davvero che davanti a tutto questo anche i residui più resistenti di egoismo e di indifferenza possano essere vinti. Però su questo lasciatemi dire una cosa, purtroppo non basta da questo punto di vista il dare una volta sola, il mettersi a disposizione una tantum, il fare volontariato quando c'è emergenza. La verità è che bisognerebbe imparare a donare, ad essere volontari ogni giorno, nella quotidianità, quindi è un esercizio che va perseguito nella vita quotidiana e non semplicemente qualcosa magari che si trasforma anche in un atto eroico da fare una volta per tutte. Quindi è nella vita quotidiana di ogni giorno che ciascuno di noi, a partire da me, dovrebbe imparare ancora di più a dare un pezzo di sé agli altri. Lei ha detto che è un ottimista. La comunità di domani sarà più sensibile ad aiutare il prossimo, quindi oppure rischiamo di dimenticare in fretta per la voglia di tornare alle nostre vite? Io credo di sì e credo che movimenti importanti di giovani, pensate alla straordinaria iniziativa di Greta e di tutti coloro che insieme a lei hanno costruito questa fortissima spinta sulla nostra società un po' seduta rispetto per esempio ai temi ambientali che non tanto tempo fa, quando insomma magari ero io ragazza, sembravano ancora così lontani, tutti spinti da un consumismo un po' eccessivo e da un usa e getta che era diventato quasi un mantra per tutti. Ecco, credo che per esempio quel movimento sia una bellissima rappresentazione di una grande attenzione dei giovani a temi che sono oltre l'individuo, che vanno oltre il singolo e che quindi riguardano il bene comune. Bene, io la ringrazio perché è stato veramente bello starla ad ascoltare, è stata di ispirazione per tutti noi sicuramente. Volevo soprattutto augurarvi davvero un buon lavoro per questa attività preziosa che state facendo sui territori e sulle comunità. Fare del bene, donarsi, significa anche eh, mettersi in gioco, dare il meglio di sé per gli altri e voi con queste vostre iniziative lo state facendo. Quindi davvero grazie, grazie a voi.